Ciao a tutti. Possiamo dire che di armi a disposizione il Narciso ne ha parecchie, come ad esempio la mancanza di empatia, la tecnica manipolatoria, la menzogna, la proiezione, la strumentalizzazione del senso di colpa, il vittimismo, la capacità di metterti in discussione e il silenzio punitivo e la triangolazione. Tuttavia, l'arma più potente che il narcisista ha tra le mani è quella di annullare la tua memoria a breve termine e ti spiego in quale modo riesce a farlo. Allora, la prima fase che il narciso mette in atto è il love bombing e tu ti senti amata e adorata. Poi passa alla fase successiva, ossia la svalutazione, e tu, incredula per quello che sta accadendo, inizi ad andare in confusione per poi passare direttamente allo scarto, che è la bastonata finale che il narcisista ti lascia come ricordo. E questo altalenarsi di emozioni ti ha reso una persona alquanto fragile e disorientata. In questo modo il narciso ti ha fatto un vero e proprio lavaggio del cervello, ma non solo, ti ha creato una dipendenza tale che per le persone codipendenti diventa un grosso problema da risolvere, poiché tenderanno a rimanere per sempre incatenate a tale situazione. Tali violenze psicologiche ti hanno fatto entrare nella sindrome da abuso narcisistico, ovvero in dissonanza cognitiva, che come ho spiegato nel video, dissonanza cognitiva e dissonanza emotiva, usale a tuo vantaggio, si tende a mentire a se stessi. Quando una vittima di abuso narcisistico si presenta in terapia, la prima cosa che salta all'occhio sono le sue condizioni contorte nell'affermare che tutto sommato la sua relazione era tollerabile ed essenziale per la sua stessa sopravvivenza. Tali convinzioni dimostrano che la vittima è affetta dalla sindrome di Stoccolma e oscurata dalla dissonanza cognitiva. Ecco perché la vittima, al solo pensiero che la sua relazione finisca, la porta ad un crollo emotivo, mentale e fisico. Addirittura la vittima cerca in tutti i modi di salvaguardare la persona che l'ha perseguitata. Questo è uno dei tanti meccanismi di difesa che avviene in maniera inconscia, perciò la vittima non è consapevole, poiché la sua unica intenzione è quella di riuscire a salvarsi dalla pazzia del suo persecutore. Ma nello stesso tempo la vittima si sente abusata, ferita nel suo orgoglio, tanto da provare un senso di vergogna che la farà isolare dal resto del mondo e di conseguenza rimarrà umiliata nelle mani del suo narciso. Questo è ciò che provoca una relazione tossica. Tu pensi che ne valga la pena? Io dico di no. Prima di cercare una relazione si dovrebbe imparare a vivere bene da soli, ritrovando se stessi. Non ci si deve mai appoggiare ad un'altra persona perché, come spesso capita, quando l'altra persona si sposta, tu cadi a terra. Ti lascio una frase che ho trovato navigando sui social media e penso che possa farti bene. Non forzare nulla. Quello che è a te destinato possiede il tuo stesso passo. E tu cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.